Ciao ragazzi, oggi parliamo di Joe Stubbs, il gigante delle Bahamas, un atleta che fra il 2005 e il 2010 suscitò molto interesse e curiosità nelle file dei professionisti IFBB, figurando sulle copertine delle riviste e animando la fantasia degli appassionati del settore. Dotato di una genetica eccezionale, col suo 1,90 m di statura per 130 kg di peso in gara, Joel era un vero colosso, uno degli atleti più larghi e imponenti di sempre. Un vero armadio la cui parte superiore del corpo rimane fra le più impressionanti della storia, con spalle e schiena che rivaleggiavano con quelle di Ronnie Coleman, Dorian Yates e Lee Han. Fra il 2006 e il 2007, sotto la guida di Milos Sarcev, Jones raggiunse quella che viene ritenuta la sua migliore forma di sempre, un livello che abbiamo ammirato sul palco dell'Ironman Pro Invitational nel 2007. Purtroppo, a causa di un grave infortunio ad entrambe le ginocchia, subito durante una partita di basket nel 1997, Joel non fu mai in grado di allenare la parte inferiore del corpo con adeguata intensità, fattore che ne limitò lo sviluppo degli arti inferiori, precludendogli la possibilità di sviluppare quella simmetria che lo avrebbe reso davvero competitivo sui palchi del circuito professionistico IFBB, Mister Olympia incluso. Comunque, seppure in 6 anni di militanza fra i professionisti, Joel non sia mai riuscito ad andare oltre un paio di terzi posti nelle classifiche di gara, il colosso delle Bahamas rimane ancora oggi, dopo oltre 15 anni di assenza dalle competizioni, un personaggio ammirato e rispettato nell'ambiente, un individuo più unico che raro che con la sua imponenza si è ritagliato uno spazio importante nell'immaginario collettivo. Già pilota di linea della compagnia aerea Bahamas Air, terminata la carriera agonistica, Stubbs, oggi 58enne, è rimasto vicino al mondo dello sport nelle vesti di presidente della BBFF, la federazione di bodybuilding e fitness delle Bahamas, e come coach aiutando diversi atleti a conquistare la Pro Card. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Joel Stubbs nasce il 30 dicembre 1967 a Nassau, la capitale delle Bahamas. Sportivo sin da ragazzo, da giovane pratica diversi sport, ed in particolare il basket, che si adatta perfettamente alla sua corporatura alta e slanciata. Il suo avvicinamento al mondo della palestra e del bodybuilding in particolare avviene piuttosto tardi, a causa di un incidente. Nel 1997, durante una partita di basket, Joel incappa in un grave incidente alle ginocchia che gli provoca la rottura completa di entrambi i tendini rotulei, una rottura bilaterale che richiede un delicato intervento chirurgico e una lunga riabilitazione per guarire, e lo obbliga a lasciare il basket competitivo. Stubbs trova quindi nel mondo della palestra e dei pesi un modo per recuperare dall'infortunio e in seguito un'attività dove concentrare le sue energie e spirito sportivo, per ricominciare con lo sport agonistico, questa volta nel bodybuilding. Quindi è solo intorno ai 29 anni che Joel comincia a praticare il bodybuilding, ma a conferma dell'importanza della predisposizione genetica in questo sport, una volta abbracciato il mondo della palestra, il gigante caraibico brucia le tappe, crescendo rapidamente ed imponendosi all'attenzione del pubblico e delle giurie. Esordisce sul palco di gara nel 1999 vincendo il titolo assoluto ai campionati delle Bahamas, un ottimo inizio che conferma il suo grande potenziale per questo sport. L'anno seguente, nel 2000, esordisce sui palchi internazionali partecipando ai Southern States NPC, gara nella quale si aggiudica la vittoria della categoria pesi supermassimi. Nel 2001 si riconferma essere uno dei migliori atleti dei Caraibi, vincendo per la seconda volta il titolo assoluto ai campionati delle Bahamas. La sua carriera come atleta dilettante raggiunge l'apice nel 2003, quando Joel, ai tempi 35enne, si impone vincendo la categoria dei pesi massimi ai campionati del Centro America e dei Caraibi IFBB e conquista la Pro Card. Ottenuta la Pro Card, esordisce sul circuito professionistico all'Europa Super Show del 2005, gara che per la cronaca fu vinta da Branch Warren davanti a Johnny Jackson e Quincy Taylor. Stubbs, al debutto come pro, in classifica sarà 12°, un risultato non esaltante, ma è solo agli inizi e ha ancora tanta strada da fare. Joel gareggerà come professionista IFBB dal 2005 al 2010, partecipando ad oltre 15 competizioni. Fra i punti salienti della sua carriera agonistica ricordiamo i 2 terzi posti conquistati rispettivamente nella categoria Masters all'Atlantic City Pro IFBB del 2008, dietro a Darren Charles e Tony Freeman e davanti a Pavel Jablonitsky, e all'Europa Super Show IFBB del 2009, dove cedette il passo ai soli Dennis James, vincitore della competizione, e Bill Wilmore. Ricordiamo anche che sempre nel 2009, a 41 anni, Joel esordì anche sul prestigioso palco del Mister Olympia,
piazzandosi comunque nelle retrovie. Nelle gare ai massimi livelli la mancanza di simmetria dovuta alla carenza dello sviluppo delle gambe rispetto alla parte superiore del corpo non gli consente di lottare per la vittoria. D'altro canto la sua imponenza e presenza sul palco ne fa uno dei beniamini del pubblico che lo acclama. Dopo il 2010, abbandonata la carriera agonistica, Joel è rimasto vicino al mondo dello sport rivestendo ruoli importanti nella BBFF, la federazione di bodybuilding e fitness delle Bahamas di cui è stato presidente per numerosi anni, e impegnandosi nelle sue attività di personal trainer e coach, nelle cui vesti ha aiutato diversi atleti a sviluppare il loro massimo potenziale. Ma sentiamo dalle parole dello stesso Joel come avvenne il grave incidente alle ginocchia che da un lato lo ha avvicinato al mondo della palestra e del bodybuilding, ma dall'altro ne ha limitato le possibilità di emergere a livello agonistico. Se guardate le mie ginocchia vedrete delle grosse cicatrici su entrambe. Nel 1997 stavo partecipando a un torneo di basket nella Lega Aeronautica e mi sono rotto i tendini rotulei. Il tendine rotuleo copre la rotola, quella parte dura che tutti sentono, e poi si attacca alla tibia. Nel mio incidente si è rotto, si è staccato dalla tibia ed è stato tirato su. Quindi in quel momento sentivo solo una sensazione di morbidezza, leggerezza e fluidità. Non c'era più la rotola, niente di niente. È stato un incidente davvero strano. Mentre saltavo per bloccare un avversario mi sono rotto il ginocchio destro e mentre tornavo giù il suo peso e il mio peso si sono scaricati sulla mia gamba sinistra, provocandomi la rottura del ginocchio sinistro. Così me li sono rotti entrambi e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico ortopedico per riattaccare i tendini, allungarli sopra la rotola e poi fissarli qui sotto. Queste due cicatrici che vedete qui sono i punti in cui sono state inserite le viti e il filo metallico per fissarlo sulla tibia. Una volta fissato il tendine, le viti e il filo metallico sono stati rimossi. Famoso per il leggendario sviluppo della schiena, pur capitalizzando su un'ottima base genetica, Joel non lasciava nulla al caso, allenando anche questo distretto muscolare con il massimo impegno e grande attenzione ai dettagli. All'apice della sua carriera allenava la schiena 2 volte a settimana, alternando una seduta di allenamento pesante con una sessione leggera, nelle quali svolgeva una grande mole di lavoro eseguendo oltre 20 serie suddivise in 5-6 esercizi per seduta. Nel giorno pesante includeva movimenti di potenza eseguiti in modo piramidale, arrivando ad usare cariche consistenti per basse ripetizioni, intorno alle 6. Nella seduta leggera invece si allenava con carichi moderati eseguendo ripetizioni medio-alte, sulle 15, concentrandosi sul pump e sullo stress metabolico. Nella sessione di lavoro pesante iniziava eseguendo 6 serie da 10 ripetizioni di trazioni alla sbarra, alternando diverse forme di presa, larga, inversa, media, seguite poi da 5-6 serie di stacchi da terra e 4-6 serie di rematore con bilanciere eseguite con approccio piramidale, e ancora 4 serie da 10-12 ripetizioni di rematore con manubrio, e per finire 4 serie da 15 ripetizioni di iperestensioni per la bassa schiena. E adesso godiamoci ancora un minuto del titanico Joel Stubbs in azione. Ciao, alla prossima! I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.